was really young. On the road, I've been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling. Penso che da un lato sia una cosa giusta, specialmente per i giovani, per chi può avere degli interessi di lavoro. Io sono in pensione ormai. Spero solo che facciano degli accordi giusti per la nostra Repubblica e che potremmo rimanere comunque indipendenti come siamo. Nome e cognome? Sì. Allora, mi chiamo Elena Franzoni e attualmente lavoro nella pubblica amministrazione per il turismo. Allora, io mi chiamo Jenny Terenzi e vivo a Berlino, in Germania. Al momento vivo in Belgio e sto finendo il mio master in terapia manuale. Sono partito fine del 2019 e ho lavorato per 4 anni da Zalando. Berlino, nonostante sia una città che sta cambiando tantissimo e super velocemente, io a Berlino ci sto ancora bene. E niente, adesso sono a San Marino, stabilmente, ma il mio obiettivo sarebbe quello di uscire da San Marino. Adesso, ormai 6 mesi fa, sono partito, sono riuscito appunto a partire, a viaggiare con la mia macchina e sono arrivato in Portogallo facendo inizialmente il cammino di Santiago, quello portoghese, e per fortuna nessuno, ci ha detto ancora di dover tornare a casa. Lo spazio Schengen è un'area in cui è garantita la libera circolazione delle persone e comprende la maggior parte degli Stati membri e altri paesi che hanno aderito. Nonostante San Marino non sia compreso all'interno di quest'area, i suoi cittadini hanno la possibilità di soggiornare all'interno dello spazio Schengen per un massimo di 90 giorni nell'arco di 180. Se intendono rimanere per un periodo più lungo, è necessario richiedere o un visto lavorativo o un permesso di soggiorno qualora fossero iscritti a un'università europea. Coloro che non rientrano in queste categorie devono lasciare il territorio al termine del periodo di 90 giorni. Voglio, come ho detto prima, fare tantissime esperienze lavorative, ovviamente non solo di vita sociale o generale, per poi magari in un futuro più lontano, più o meno lontano, tornare a San Marino ed essere più maturo, diciamo. E il fatto che comunque non si possa stare più di 3 mesi ci crea dei pensieri, ovviamente. Perché in questo momento, appunto, come ho già detto, siamo qui da 6 mesi, siamo illegali e quindi potrebbe succedere qualsiasi cosa, diciamo. Allora, il mio arrivo in Germania, diciamo che mi sono subito messa in moto per cercare un lavoro, che però è stato subito un sogno un po' infranto, perché legalmente non potevo fare qualsiasi tipo di lavoro. Considerando la particolare situazione di San Marino, reperire informazioni sulle procedure di richiesta di visto e di opportunità di integrazione può essere complesso. Nel momento in cui noi abbiamo provato a reperire delle informazioni per conto nostro e ci siamo spulciati tutto il sito dell'ambasciata tedesca in Italia, e ovviamente non c'era la minima menzione su quello che devono fare i cittadini sammarinesi. Il fatto comunque di essere sammarinese anche in ambito universitario risulta e si nota, quindi ha un certo peso. Perciò è stato molto complesso, perché la parte più difficile è stato non saper a chi chiedere. Soprattutto c'è molta disinformazione anche lì. Vedono che sei di San Marino, non sanno neanche loro cosa devono fare. Vai in banca, non sanno se devono usare, diciamo, il protocollo europeo o il protocollo internazionale. Uguali agli i vari uffici di immigrazione. Nel momento in cui siamo andati all'ufficio immigrazione abbiamo chiesto informazioni su se troviamo il datore di lavoro, cioè questo e quest'altro, cosa dobbiamo fare, di qualcuno ce lo dica per favore. Ci hanno dato delle informazioni errate. La procedura per ottenere un visto lavorativo varia a seconda dello Stato membro. Non esiste un processo standardizzato. Tuttavia, il visto lavorativo è fondamentale per chi intende risiedere e lavorare legalmente in un paese europeo per un periodo superiore a 90 giorni. Tra l'altro, dal momento che il mio ragazzo dell'epoca non parlava tedesco, io sì,
Io ho fatto le domande, ho fatto tutta la burocrazia per entrambi, quindi diciamo che ho fatto tutto l'iter quasi 2 volte, compilando le mie cose, le sue cose. E questo è stato il primo passo per iniziare il processo di richiesta del visto. E non è facile, dentro questi uffici ti trattano veramente malissimo, ho visto situazioni assurde, fare la fila di fuori col freddo alle 6 o alle 5 o alle 6 di mattina e aspetti lì con 50, 60, 100 persone tutti di fuori, poi aprono le porte, ti spingi, si entra tutti come una mandria di animali in questi uffici, poi ti trattano male lì dentro, non ti danno tempo di chiarire le cose. Una volta che poi ho appunto consegnato la mia domanda di visto, e è stata rifiutata. Ma noi abbiamo fatto le stesse identiche cose, presentando la stessa identica domanda nello stesso identico momento, presso lo stesso identico sportello. A lui hanno dato il visto, a me no. Quindi per me da lì sono iniziati i problemi. I cittadini sammarinesi raramente entrano in contatto con storie come queste, le cui problematiche rimangono sconosciute. È importante però ascoltarle, poiché senza accorgercene influiscono significativamente nelle dinamiche della Repubblica. Io mi ricordo quando sono andata per dire a Parigi la prima volta, dopo aver lavorato da piano, volevo lavorare in un grande studio di Dominique Perrault che stava preparando il progetto della Biblioteca di Francia, e quindi sono andata a chiedere di poter lavorare in Francia, lì da lui, e mi è stato detto no, non lo puoi fare perché perché sei un cittadino extracomunitario. Il nostro vicino italiano può partire tranquillamente domani in Germania, trovarsi un lavoro e stare lì, ha il diritto di residenza, può fare richiesta e può iniziare a lavorare senza problemi. Io da lì mi ho dovuto iniziare a rifare eventualmente le domande, non me l'hanno accettata, e da lì ho fatto poi tutto un altro tipo di percorso, e dal momento che la Germania lì per lì la mia domanda non l'ha accettata, io pur di non tornare a San Marino mi sono trovato un lavoro in Estonia, sono andata a vivere in Estonia per 1 anno. Il problema principale è che i datori di lavoro spagnoli, ma penso europei in generale, danno sempre la precedenza a chi già fa parte dell'Unione Europea. Quando un cittadino extracomunitario cerca lavoro in un paese europeo, non dispone delle stesse condizioni dei cittadini europei. Questo perché, per loro, si rende necessario l'ottenimento di un visto. Questa situazione può risultare in una discriminazione nei confronti dei cittadini di San Marino e favorire l'assunzione di coloro che invece possono ottenere l'accesso più rapidamente. Se tu non sei europeo, c'è tutto un processo che cerca di metterti in difficoltà serie in modo tale che tu o non ce la fai o non hai voglia e molli e dici basta, non vale più la pena, ci ho provato, vado a casa. Cioè il fatto di essere anche italiano mi ha risparmiato diverse rogne, tra virgolette. Non tutti hanno la doppia cittadinanza, quindi cosa vogliamo fare? Lasciare emarginare quelli che hanno soltanto la cittadinanza sammarinese, anzi si dovrebbe valorizzare questa cosa. Aver visto comunque un percorso che è quello di essere cittadino europeo e dall'altra parte vedere un altro percorso, perché ho amici che ci sono passati, ci sono state comunque tutte queste problematiche che le tocchi con pelle. Ricordiamo poi che molti dei nostri cittadini sammarinesi, io personalmente no, ma molti hanno una doppia cittadinanza, quindi già questo ti porta a interrogarti su questo concetto di sovranità. Diciamo, sono tornata a San Marino abbastanza arrabbiatella, perché sapevo di tornare nella patria che mi ha ostacolato così tanto il percorso poi all'estero. Anzi, ti portano così tanta repressione e frustrazione che poi scappi, capito? Poi scappi proprio per questo, proprio perché il tuo paese non è stato in grado di darti una formazione, di farti avere l'opportunità di formarti all'estero, che è una cosa bellissima.
Le problematiche per i cittadini di San Marino continuano a persistere. La spinta iniziale della politica verso il vicino europeo non era ancora riuscita a cambiare nei fatti la situazione di migliaia di sammarinesi, ma è stata comunque un passo in direzione del cambiamento. In genere dovevamo recepire quelle che erano le direttive europee senza che questo volesse dire una considerazione particolare della nostra sovranità. Certamente c'era da superare queste situazioni di isolamento che il Paese stava vivendo. In contemporanea però a livello europeo si era mosso un interesse nei confronti di una maggiore integrazione dei 3 piccoli paesi, San Marino, Andorra e Monaco, nella verificare se questi 3 paesi erano adeguati ad un percorso di maggiore integrazione. Dopo una fase di consultazioni, di incontri e di approfondimenti, il Consiglio dell'Unione Europea, in data 16 dicembre 2014, ha ufficialmente conferito alla Commissione dell'Unione Europea il mandato per la negoziazione di uno o più accordi di associazione. L'accordo di associazione, che è poi la via che si è deciso di intraprendere e che ha visto l'avvio dei negoziati ufficialmente nel 2015, è stato una novità totale anche per l'Unione Europea. Il 18 marzo 2015 a Bruxelles si è svolta la cerimonia ufficiale per l'avvio dei negoziati per un accordo di associazione. Questo evento segna un passo significativo verso l'integrazione e la cooperazione tra San Marino e l'Unione Europea, mirando a facilitare una maggiore mobilità e integrazione economica. Grazie. Come stai? A parte la raffreddore? Bene, mi fa piacere, ti ringrazio. Grazie. Ti penso vedendoti. Grazie. No, va bene, il lavoro... Mais travailler en partenariat. L'Andorre négocie dans ce contexte. À son Excellence, Monsieur Pasquale Valentini, ministre des Affaires étrangères de la République de Saint-Marin, de prendre la parole. Mesdames et Messieurs, chers collègues, Votre Excellence Federica Mogherini, je voudrais commencer par vous remercier pour votre volonté de présider cette cérémonie qui marque l'ouverture officielle des négociations pour l'accord ou les accords d'association avec l'Unione Européenne. Quindi subito si è pensato che si doveva fare qualcosa di speciale e la specialità di questa cosa è stata San Marino, pur non entrando nell'Unione, nelle materie che entreranno dentro l'accordo, sarà considerato paese equivalente a quella dei paesi dell'Unione. Quindi una struttura un po' particolare, cioè non abbiamo tutti gli oneri dell'essere nell'Unione, però in quelle materie non ci può essere discriminazione, sia per quanto riguarda le persone, sia per quanto riguarda le imprese, sia per quanto riguarda i capitali, sia per quanto riguarda le 4 libertà che fanno parte dell'ossatura del mercato unico. Il mercato unico europeo è un'area economica che permette la libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali tra gli Stati membri dell'Unione Europea. Questo concetto è uno dei pilastri fondamentali e mira a promuovere la concorrenza, aumentare l'efficienza economica e offrire più scelte ai consumatori, rimuovendo gli ostacoli nazionali che possono impedire questa libertà. In questo momento San Marino non ha un accesso facilitato a questo mercato e per questo motivo può essere considerato svantaggiato rispetto alla concorrenza. Non che fossimo a zero. San Marino ha già vari accordi con l'Unione Europea, ne cito uno, quello doganale, la Convenzione monetaria ad esempio. Ma questi sono dei piccoli tasselli, non sono il regolare l'accesso al mercato unico come un paese, diciamo così, equivalente, come se si trattasse di un paese membro. Quello è il passo avanti che noi oggi stiamo facendo con l'accordo di associazione e che si è cercato sempre di fare con l'accordo di associazione all'Unione Europea. Quindi potremmo dire che è un accordo commerciale, forse l'accordo commerciale più importante che la Repubblica di San Marino abbia mai fatto. Non solo cittadini, studenti e lavoratori, ma anche gli imprenditori hanno avuto un ruolo fondamentale nello stimolare la politica a muoversi verso una maggiore integrazione.
Negli anni hanno continuamente fatto sentire la propria voce, oltre che a supportare il governo nel percorso intrapreso. È questo l'obiettivo che dà ottimismo agli imprenditori, perché anche da imprenditori noi siamo, diciamo, la rappresentanza nel mondo e nel mercato del nostro paese. Sapere che è un paese che si orienta verso i nostri ideali, verso il valore del merito, verso il valore dell'apertura al mercato, verso il valore della competitività seria, sana e regolata, ci dà un ottimismo che era da un pezzo che non respiravamo anche nelle nostre riunioni interne. Ad oggi, ecco, in una situazione come è quella di oggi, quindi al di fuori del mercato unico, San Marino può esprimere una reattività maggiore proprio per la snellezza del canale di comunicazione con gli uffici competenti. E nota è poi a tutti una tassazione anche per le aziende più leggera, diciamo, rispetto sicuramente ai nostri vicini italiani, ma anche rispetto ad altri paesi. Però ecco, noi anche da imprenditori diciamo la tassazione è sull'utile, bisogna creare in realtà più le condizioni di competitività giuste e corrette alla pari dei concorrenti stranieri fuori da San Marino per poter arrivare a un utile. Quindi ecco, se abbiamo più difficoltà prima, rischiamo poi di avere un beneficio relativamente ridotto dal fatto di avere una tassazione più bassa. Le difficoltà delle aziende nell'operare nel mercato unico europeo con lo status di paese terzo sono significative. L'accordo di cooperazione a unione doganale stipulato nel 1991 è ormai datato e non riesce a fornire tutti quei vantaggi di cui beneficiano le aziende europee. Inoltre, considerando che la maggior parte del commercio per le aziende sammarinesi avviene con i paesi dell'Unione Europea, le aziende sono comunque obbligate a rispettare tutti gli oneri senza poter usufruire di alcun vantaggio. Noi siamo mani e piedi nella comunità europea, siamo operativamente già dentro la comunità europea, quindi la vera sofferenza non è avere o non avere più opportunità, che sicuramente ci saranno, è rendere questa presenza forte e di sostentamento per noi consolidata da maggiore conoscenza, abbattimento dei pregiudizi, facilitazione a livello di scambi e documentali, facilitazioni relazionali, quindi ci sono tutti aspetti che riguardano esclusivamente proprio l'operatività, ma noi come azienda si può dire siamo mani e piedi nella comunità europea. Ma rimane comunque una carenza rispetto al vicino italiano, banalmente proprio ai confini del territorio, perché quella facilità, quella semplicità di vivere il mondo che i giovani, le giovani generazioni hanno, mediamente a San Marino era preclusa. Questo ha generato una carenza, se vogliamo, e mi ci metto in prima persona, culturale, perché per tanti anni, stando molto bene nel paese in cui stavamo, abbiamo avuto una visione più circoscritta ai nostri confini. Penso ad esempio ai giovani, io vengo dal mondo della scuola, quindi sento particolarmente il problema dell'istruzione, della formazione dei ragazzi, quindi il fatto di poter partecipare a piani, no, come l'Erasmus o poter permettere ai nostri ragazzi, magari che sono solo cittadini sammarinesi, di poter partecipare a master all'estero o di poter avere anche esperienze lavorative iniziali all'estero per aumentare il loro bagaglio culturale, il bagaglio anche esperienziale all'interno del mondo del lavoro. Questo secondo me è un aspetto molto, molto importante. Nel mondo del lavoro di oggi, apprendere nuove competenze in contesti diversi dal proprio luogo di nascita risulta fondamentale per la crescita della professionalità dell'individuo e le conseguenti opportunità lavorative. Per arricchire il contesto lavorativo sammarinese diventa quindi fondamentale aprirsi a nuovi orizzonti. Questo ti fa capire quanto sia importante confrontarsi con l'esterno e da qui possiamo fare un parallelismo e capire anche quanto sia importante per San Marino non rimanere chiuso all'interno arroccato all'interno dei propri confini. D'altra parte San Marino è un paese molto piccolo e questo ha le sue implicazioni. Mi sentivo un po' chiuso, nel senso, poi questo ovviamente è una cosa personale mia, ogni persona ha le sue idee e tutto. Io mi sentivo un po' chiuso all'interno di San Marino e avevo bisogno di cambiare aria per
motivi vari. Come se io avessi il mio maglione preferito, che era il mio maglione preferito che mi piaceva mettere, in questo caso il mio maglione San Marino, ma quel maglione l'ho lavato in lavatrice e si è ristretto e io non ci stavo più, quindi avevo iniziato a stringermi qui al collo, quindi mi dava fastidio e lo sentivo piccolo quel maglione e avevo bisogno, seppur che era il mio preferito, io avevo bisogno di mettermi addosso qualcos'altro. Lo scambio culturale penso sia la formazione più importante che qualcuno possa avere all'interno della sua vita, e Lussemburgo da questo punto di vista è molto aperto. Viviamo in una situazione che è un po' particolare, in cui lo scambio culturale c'è poco e più tempo passi all'estero, più tempo passi in situazioni come la mia in Lussemburgo e più ti accorgi dei limiti che San Marino ha da questo punto di vista. La chiusura in cui siamo rimasti fino ad ora di fatto ci rende un po' arretrati in una maniera in cui oggi nel mondo, se rimani così, sei tagliato fuori dalla competizione e quindi sradicarsi da quella cultura che non è dei giovani di oggi, ma che sarà appunto ancora di più scardinata dalle possibilità in questo senso che ci porterà l'accordo di associazione all'Unione Europea, sicuramente è un vantaggio che colmerà quel gap che si è creato in passato e mano a mano con le nuove generazioni verrà sicuramente sanato e ci darà una prospettiva veramente moderna. Perché questo non significa perdere la nostra cultura, perdere le nostre tradizioni, perdere la nostra specificità, piuttosto significa arricchirsi con nuovi punti di vista e che non saranno uno snaturarsi, ma saranno semplicemente un allargare gli orizzonti. Vediamo lì l'unica possibilità di sviluppo futuro per una San Marino che fuori da quel contesto morirebbe, rischierebbe di perdere la sua identità. La cosa che diciamo sempre è che in passato, soprattutto per difendere la nostra sovranità, siamo arrivati al punto di rischiare di perdere la nostra identità. Invece la sovranità, come diciamo sempre, è un po' come la bellezza, è quella che ti riconoscono, non è di per sé la sovranità che tu hai perché ce l'hai e la fai valere battendo i pugni sul tavolo e dicendo io ce l'ho questa sovranità, no, è quello che gli altri vedono in te e riconoscono in te come identità specifica di un paese che ha una storia grande ma che ha saputo essere un paese riconosciuto internazionalmente. Durante i round negoziali la politica ha avuto cura di comunicare le peculiarità di San Marino all'interlocutore al fine di preservare i tratti distintivi della propria identità. Io ho voluto da subito una cosa, io ho voluto negoziare con estrema trasparenza e ho voluto che l'interlocutore che stava dall'altra parte della sedia capisse che cos'era San Marino. Quando sono venuti i rappresentanti dell'Unione Europea che si occupano del gruppo EFTA, cioè dei rapporti con i piccoli stati chiusi, ricompresi all'interno dell'Unione Europea, abbiamo organizzato la visita e io ho detto queste persone devono salire su un autobus e devono fare il giro della Repubblica. E devono arrivare da Montegiardino a Faetano, a Città, a Borgomaggiore, perché devono capire che cos'è la Repubblica di San Marino. Ci sono tanti stereotipi, il paradiso fiscale, le cose che sono vecchie di 20 anni oramai, che abbiamo lottato per lasciarci alle spalle e che dobbiamo pretendere con orgoglio che non ci vengano rinfacciate nuovamente, insomma. E io ricordo il commento di una di queste persone che all'uscita da questo tour, che è stato abbastanza impegnativo, perché sono stati sull'autobus per molto tempo, e alla fine di questo tour una di queste persone uscendo mi ha detto ma questo è un paese, cioè si è resa conto che San Marino non è solo un settore, perché a San Marino tu puoi trovare l'agricoltura, puoi trovare la piccolissima azienda, puoi trovare l'artigianato, puoi trovare un sistema bancario e finanziario, puoi trovare delle aziende che possono essere anche delle medie aziende dell'Emilia Romagna, insomma, alcune delle nostre realtà. E questo, se ci pensiamo, è quello che ci ha sempre salvato, una diversificazione del nostro tessuto economico, produttivo, forse mai progettata, ma che si è sviluppata nel tempo e che noi dobbiamo tenerci strettissima, perché è quello che ha resistito nel momento in cui, ad esempio, è andato in crisi il sistema bancario e finanziario.
Considerando l'importante ruolo che il settore industriale svolge nel sostenere la Repubblica e dopo aver compreso le difficoltà dell'operare nel contesto sammarinese, sorge spontanea una domanda. Cosa accadrebbe se le aziende che contribuiscono maggiormente al prodotto interno lordo decidessero di spostare la propria sede al di fuori dei confini di San Marino? Pensando alle conseguenze di una interruzione di questo percorso, di una non realizzazione del percorso verso l'Unione Europea che vediamo adesso così vicino e che ci dà tanto ottimismo, io sono molto netta. Secondo me davvero stiamo parlando di un non futuro o di un fallimento del paese gravissimo. San Marino senza una prospettiva europea rimarrebbe un'enclave dell'Italia schiacciata dal contesto economico e geopolitico esterno. Chiaramente i conti pubblici sono molto condizionati dal come va l'economia, e se quelle imprese che diceva lei poco fa, quelle che garantiscono le maggiori entrate nel bilancio dello Stato, hanno bilanci meno felici, è chiaro che si traduce immediatamente in un minore introito per il bilancio dello Stato. Inoltre abbiamo una tendenza, che questa conosciamo da tempo, che è quella che il nostro sistema pensionistico avrà bisogno di sempre più risorse per poter sostenere lo sbilancio che c'è, visto che ci sono molti pensionati e anche nuovi occupati, ma il rapporto è inferiore, cioè il rapporto sta calando, quindi la spesa pensionistica è destinata ad aumentare, quindi servono maggiori risorse. Le spese pubbliche che lo Stato deve sostenere permettono il regolare funzionamento di uno Stato a pieno titolo. Tuttavia, la complessità del momento storico che San Marino ha vissuto e sta tuttora vivendo rende difficile mantenere un bilancio positivo. Questo è dovuto anche alla necessità di affrontare eventuali problematiche come quelle del settore bancario. Poi è successo che a livello internazionale la crisi prima finanziaria, immobiliare e quant'altro chiaramente ha condizionato anche la Repubblica di San Marino, tant'è che anche da noi sono arrivate le crisi finanziarie, no? Abbiamo avuto 3 banche che sono andate in default e quindi c'è stato l'intervento da parte di altri istituti di credito. C'è stata la problematica su Cassa di Risparmio. Sul tema debito pubblico e bilancio dello Stato ne abbiamo discusso un bel po' nel congresso di 2 anni fa. Parliamo di un debito contratto per fattori che non hanno a che fare, diciamo sono tutti interni e relative alle problematiche del sistema bancario. Ciò non toglie che quel debito c'è ed è stato reso noto in tutta la sua enormità. Dove chiaramente lo Stato ha dovuto fare una scelta. O ce ne disinteressiamo e quindi il prezzo di questi default lo pagano i depositanti, oppure facciamo un intervento pubblico, quindi lo Stato interviene cercando di supportare gli sbilanci che ci sono stati e facendo sì che i depositanti non perdano soldi. Tutto questo debito non è mica arrivato dal fatto che c'è stato uno scompenso fra la spesa pubblica e le entrate tributarie o extratributarie, no. Questo scompenso è arrivato perché abbiamo dovuto finanziare il mondo bancario, che altrimenti sarebbe fallito. E se falliva il mondo bancario, falliva il paese. Quando si parlava prima di che tipo di imprese incentivare e augurarci, incentivare perché vengano nel nostro territorio, sono proprio quelle. Se noi abbiamo bisogno di imprese che portino investimenti a San Marino e quindi avere l'accordo di associazione e avere il bilancio dello Stato in ordine è un presupposto assolutamente importante. L'attrattività di un territorio per gli investitori esterni dipende dai vantaggi offerti. Nel caso di San Marino sorgono segnali di allarme per i potenziali investitori, come il fatto che lo Stato non garantisca un accesso regolare al mercato unico europeo e che il bilancio sia in negativo. Inoltre, anche per coloro che sono già stabiliti nel territorio, l'idea di trasferirsi verso orizzonti che facilitino un accesso più agevolato al mercato unico diventa sempre più forte. Temo che si svuoterebbe certamente di una parte di economia reale che oggi porta grandissimo valore. Non dico che non rimarrebbe nessuna azienda, certamente molti farebbero la scelta di rimanere, tanti altri no, tanti altri sono certa deciderebbero di andare fuori, cosa che oggi molte aziende già hanno fatto la scelta di avere una sede italiana.
compresa la nostra, ma comprese tantissime altre, sia per opportunità di business certamente, ma alcune quasi esclusivamente per opportunità di efficienza della organizzazione aziendale, perché avere una sede in Italia in questo momento è più facile che stare a San Marino. Ogni micro problema che noi abbiamo quotidianamente, preso singolarmente, può sembrare una banalità, una cosa che non incide sul nostro benessere generale. Se però le mettiamo tutte insieme, ci rendiamo conto che in realtà lo sviluppo economico del nostro paese, la capacità delle nostre imprese di operare nel mercato unico è generalmente limitata, e questo porta a uno spostamento di reddito e di energie e di risorse finanziarie al di fuori dei nostri confini. Al di là di quello che pensa il governo, vuole fare il governo o la politica, la cittadinanza si muove verso i suoi bisogni e se non trova soddisfazione in casa la va a cercare fuori. Quello che sta vivendo attualmente San Marino non è uno scenario confortante. Le cause sono varie, ma sembrano partire tutte da un unico fattore: l'isolamento della Repubblica. A causa di questo, i cittadini si trovano costretti a scegliere se rimanere e accettare condizioni svantaggiose o trasferirsi all'estero, scelta comunque complicata. Le cose però potrebbero cambiare. L'accordo di associazione potrebbe essere una soluzione a questo problema e favorire uno sviluppo complessivo del paese. Ma quali implicazioni comporterà questo accordo? E quali sono le preoccupazioni della popolazione a riguardo?